Qui pose fine al lacrimabil suono, e io a lui, ancor vo che m'insegni, e che di più parlar mi facci dono. Qui, adesso, pose fine al suono lacrimabile, che procura lacrime, e io dissi a lui, voglio che mi insegni, spieghi, ancora altre cose, e che tu mi faccia dono di parlare ancora di più. Finita la sua triplice risposta riguardante la mia triplice domanda, smise di parlare Ciacco come nel precedente e più non fe parola. Ma io voglio che mi insegni ancora altro e mi faccia il dono di continuare a parlare. Continuo quindi a porgli domande. Ti faccio notare come non ci sia un vero e proprio avvicinamento e affetto tra me e lui. C'è un distacco, dato già dal fatto che io non scrivo neanche di averlo riconosciuto. Un distacco che si colma solo per aver vissuto entrambi nello stesso periodo, nella stessa città, e perché io voglio sapere altre cose su Firenze. Farinata e il tegghiaio, che forsi degni, Jacopo Rusticucci, Arrigo e il Mosca, e gli altri che a ben far puoser gli ingegni. Dimmi ove sono e fa che io li conosca, che grandisio mi stringe di sapere se il ciel li addolcia o l'inferno li attosca. Farinata, manente degli Uberti, detto Farinata, Ghibellino, e il tegghiaio Aldobrandi, degli Adimari, Guelfo, che furono così tanto degni, insigni, Jacopo Rusticucci, Guelfo, Arrigo, od Arrigo Fifanti, Ghibellino, e il Mosca de Lamberti, Ghibellino, e gli altri che usarono l'ingegno per far del bene, dimmi dove si trovano e fa che io li conosca per la prima volta, perché un grande desiderio mi stringe o necessità di sapere se il cielo li fa vivere nella dolcezza eterna o se l'inferno li fa morire nell'amarezza eterna. Riporto a Ciacco l'ennesimo elenco di nomi di questa opera, nomi di personaggi politici del passato che usarono il proprio ingegno per fare del bene. Di Farinata e del Tegghiaio aggiungo anche che furono così tanto degni. Questi sono i miei giusti del passato e chiedo a Ciacco di riferirmi dove si trovino e che io li possa conoscere, vedere per la prima volta, perché ho un gran desiderio di sapere se si trovano tra i beati o tra i dannati. Non mi dilungo sulle biografie di tali personaggi, né ti anticipo in quale canto li troveremo, lo farò a tempo debito. Questi giusti posero l'ingegno per fare del bene a livello terreno, umano, tra gli uomini, non posero l'ingegno per seguire la diritta via, in un personale percorso che segue quello svolto dal Cristo e che porta al Padre. Dolce e amaro, coerenti nel canto della gola, tutto è perfettamente incastrato. E quelli, ei son tra l'anime più nere, diverse colpe giù li grava al fondo, se tanto scendi, là i potrai vedere. Ma quando tu sarai nel dolce mondo, priegoti che la mente altrui mi rechi, più non ti dico e più non ti rispondo. E lui, Ciacco, rispose a me, quelli si trovano tra le anime più nere, oscure, colpe diverse li gravano, pesano, sottomettono, giù al fondo, in basso, nell'abisso. Se tanto scendi, io, in basso, li potrò vedere là, oltre le mura di dite. Ma quando tu, io, sarò nel dolce mondo, in alto, sulla terra, ti prego che alla mente, memoria, altrui, degli altri vivi, mi rechi, mi riporti, più altro non ti dico e più altro non ti rispondo. Ciacco mi fa sapere che questi che consideravo giusti si trovano tra le anime più nere, quindi più giù nell'inferno, per diverse svariate colpe della loro vita personale e nel rapporto con Dio. Se scenderò così tanto in basso nell'abisso infernale, allora li potrò vedere per la prima volta, conoscere, non riconoscere. Questo passaggio ricorda la richiesta di Stazio a Virgilio in 2:22. Tu dunque, Virgilio, che levato hai il coperchio, come qui rima anche con soverchio, dimmi dov'è Terrenzio nostro antico, Cecilio
e Plauto e Varro, se lo sai, dimmi se son dannati e in qual vico. Costoro e Persio e io e altri assai, rispose il duca mio, siam con quel greco che le muse lattar più ch'altri mai, nel primo cinghio del carcere cieco. In cambio di questi insegnamenti il dannato Ciacco mi fa una richiesta, una preghiera. Quando tornerò sulla terra devo ricordare ai vivi il suo nome. Un abitante dell'inferno non può che riferirsi alla vita terrena se non con affermazioni quali vita serena o dolce mondo. Riguardo alla richiesta di Ciacco, un dannato non può chiedere altro che la fama nel mondo tra gli uomini. Chiuso nel suo cerchio, senza ammettere il suo errore né senza poter chiedere la grazia presso Dio. Non tutti i dannati mi chiederanno di ricordare il loro nome e le loro opere tra gli uomini. Andando giù nell'inferno incontrerò dannati che non vorranno neanche essere riconosciuti e che non vorranno dire il proprio nome. Chi è stato messo qua si troverà per sempre nella città dolente, nell'eterno dolore tra la perduta gente. Tra l'altro le parole dolente e città si trovano in questo canto separate da soli 2 versi. Qui ti devo far riflettere su quanto lo scrittore di quest'opera padroneggiasse il concetto di patto narrativo. Qui infatti il protagonista, che coincide con lo scrittore, trova negli inferi personalità delle quali lui nutre una profonda stima, ma anche Virgilio è lì, ma anche Aristotele è lì, ma anche Brunetto Latino è lì. Lo scrittore più volte nel corso dell'opera dà grande prova di risultare sopra le parti, lo si vede dal fatto che condanna i suoi maestri, gli uomini più degni dei quali aveva sentito parlare, e lo si vede anche negli equilibri che dà quando elenca una serie di nomi e inserisce pagani e cristiani, Vecchio e Nuovo Testamento, Guelfi e Ghibellini. Li diritti occhi torse allora in biechi, guardommi un poco e poi chinò la testa, cadde con essa a par degli altri ciechi. Gli occhi dritti, in avanti, umani, torse, incrociò, allora, in quel momento, in biechi, obliqui, bestiali. Mi guardò un poco e poi chinò, verso il basso, la testa. Cadde, Ciacco, con essa, la testa chinata, a pari, stesso livello, degli altri ciechi. Le conclusioni delle risposte date da Ciacco sono d'impatto, ma qui si esagera, con una chiusura decisamente priva di dignità. Storce gli occhi, china la testa e cade in avanti, faccia a terra, per tornare a rotolarsi nella melma puzzolente insieme agli altri golosi. L'anime sì che vorrebbe essere sorde. L'anime sì che vorrebber sorde. Sono adesso definite altri ciechi, come sempre letteralmente dato che si trovano al buio e allegoricamente dato che sono privi della luce. Basta, non riesco più a trattenermi, devo riportarti questa citazione. Isaia 35, 4 e 5. Dite agli smarriti di cuore, coraggio, non temete, ecco il vostro Dio, giunge la vendetta, la ricompensa divina nella prossima terzina nemica podesta. Egli viene a salvarvi. Allora si apriranno gli occhi dei ciechi e si schiuderanno gli orecchi dei sordi. Devo farti notare anche il sali e scendi di emozioni. Mi pesa sì che lagrimarmi in vita, alte terrà a lungo tempo le fronti, e gli altri can ben far puoser gli ingegni, e i son tra l'anime più nere, ma quando tu sarai nel dolce mondo, cadde con essa a par degli altri ciechi. Ovidio, Metamorfosios 7. Ercole, l'eroe di Tirinto, trascinò fuori, stretto in catene d'acciaio, Cerbero, che si impuntava e storceva gli occhi, non sopportando gli accecanti raggi del sole. Analoga situazione del ritornare bestia al termine del discorso del conte Ugolino in 1.33. Quando ebbe detto ciò, con gli occhi torti, riprese il teschio misero codenti. E il duca disse a me, più non si desta, di qua dal suon dell'angelica tromba, quando vedrà la nimica podesta, ciascun rivedrà la trista tomba, ripiglierà sua carne e sua figura,
udirà quel che in eterno rimbomba. E il duca, colui che conduce Virgilio, disse a me: più non si alza, neanche a sedere, di qua, prima, del suono dell'angelica tromba, suono che annuncia il giudizio universale. Quando vedrà la potenza nemica, alla morte, il Cristo, ciascuna ombra dannata vedrà di nuovo la triste tomba dove è seppellito il corpo. Ripiglierà, prenderà di nuovo la sua carne, corpo, e la sua figura, sembianza, forma, e udirà, ascolterà, quello che rimbomba in eterno. Colui che conduce, Virgilio, mi dice che Ciacco non si alzerà più fino al giorno del giudizio universale, che sarà annunciato dal suono della tromba suonata dall'angelo, come scritto nel Nuovo Testamento, Matteo 24, 30 e 31. Allora comparirà in cielo il segno del Figlio dell'uomo, e allora si batteranno il petto tutte le tribù della terra, e vedranno il Figlio dell'uomo venire sulle nubi del cielo, con grande potenza e gloria. Egli manderà i suoi angeli con una grande tromba, ed essi raduneranno i suoi eletti dai quattro venti, da un estremo all'altro dei cieli. Esagero, andando avanti con la citazione. 24, 40. Allora 2 uomini, qui giusti sono 2, saranno nel campo. Uno verrà portato via, in paradiso, io, e l'altro lasciato, in inferno, Guido Cavalcanti. Luca 21, 27 e 28. Allora vedranno il Figlio dell'uomo venire sulle nuvole con potenza e gloria grande. Ma quando queste cose cominceranno ad avvenire, rialzatevi, levate il capo, perché la vostra liberazione si avvicina. Apocalisse 8, 1 e 2. Quando l'agnello aprì il settimo sigillo, si fece silenzio in cielo per circa mezz'ora. Vidi che ai 7 angeli ritti davanti a Dio furono date 7 trombe. A quel punto tutte le ombre recupereranno dalla triste tomba il loro corpo e la loro apparenza. Trista è il contrario di lieta, e questa differenza viaggia in parallelo con dannato morto con beato vivo. In questo canto c'è scritto: e io anima trista non son sola. Per carne intende il corpo, e in 3.14 si parla di come il giudizio universale anche i beati recupereranno la loro carne. Come la carne gloriosa e santa, fia sarà rivestita, la nostra persona, più grata fia sarà per essere tutta quanta completa. Per figura intende l'apparenza, e sempre in 3.14 c'è scritto: forse non pur per lor, ma per le mamme, per i padri e per gli altri che furono cari, anzi prima, che fosser sempiterne fiamme. In eterno rimbomberà la giustizia divina, e allora sì che vorrebbero essere sorde, non solo per non sentire la pioggia e Cerbero. Ti faccio notare come dopo il sorde e ciechi, in questi ultimi 5 versi compaiono le parole suon, vedrà, rivedrà e udirà. Tra vedrà e rivedrà c'è la stessa differenza che troviamo tra conoscere e riconoscere, cioè la prima volta vedranno per la prima volta la nemica podesta, il Cristo, e rivedranno, cioè per la prima volta vedranno la nemica podesta, quindi il Cristo, e rivedranno, quindi non per la prima volta, la trista tomba. Sì trapassammo per la sozza mistura dell'ombre e della pioggia a passi lenti, toccando un poco la vita futura. Perch'io dissi: Maestro, esti tormenti cresceran ei dopo la gran sentenza, o fier minori, o saran sì cocenti? Così, in questo modo, passammo oltre, per, attraverso, il miscuglio sporco delle ombre e della fanghiglia a passi lenti, trattando, un poco riguardo la vita futura, dopo il giudizio universale. Perciò io dissi: Maestro Virgilio, questi tormenti cresceranno dopo la grande sentenza, il giudizio universale, o saranno minori, più sopportabili, o saranno uguali? Camminando e affrontando ciò che è successo lì, passammo oltre, attraverso quello sporco miscuglio di ombre dannate e fanghiglia puzzolente, nell'ennesima unificazione del luogo con chi lo abita.
L'acqua sporca riversata attraverso l'aere tenebroso pute la terra, quindi il terreno diventa un miscuglio puzzolente. Ma qui a essere definito sozza mistura non è la melma puzzolente soltanto, ma le ombre dannate unite alla pioggia maledetta che impuzzolentisce tutto. A passi lenti, perché perlomeno a livello letterale parlavamo e camminavamo nella melma. Faccio una domanda a Virgilio che dopo essere stato duca, colui che conduce, 2 volte in questo canto, adesso diventa maestro, colui che insegna. La domanda è semplice ed è ricollegata a ciò che Virgilio ha detto riguardo al fatto che dopo il giudizio universale ogni anima ripiglierà sua carne. Cosa accadrà dopo a queste anime che si reimpossesseranno del corpo? Soffriranno di più, di meno o allo stesso modo? Ed egli a me, ritorna a tua scienza, che vuol quanto la cosa è più perfetta, più senta il bene e così la doglienza. Tutto che questa gente maladetta in vera perfezione giammai non vada, di là più che di qua esser aspetta. E lui, Virgilio, a me, ritorna alla tua scienza, la filosofia aristotelica, che spiega che quando la cosa è più perfetta, anima e corpo insieme in questo caso, più senta, percepisca il bene, e così, allo stesso modo, il male, il dolore. Nonostante che questa gente maledetta, i dannati, non raggiungeranno mai la vera perfezione, ricongiungimento con Dio, desiderano, essere di là, dopo il giudizio universale, piuttosto che di qua, prima del giudizio universale. Virgilio mi risponde di ritornare a ciò che già so. Non mi spiega niente di nuovo, insomma. Mi ricorda che già so rispondere alla domanda che gli ho posto. La scienza è quella del filosofo, Aristotele, che nell'Etica e nel De Anima scrive che più una cosa è perfetta, completa, più questa sente il bene e il male, concetto ripreso anche da Tommaso d'Aquino nelle sue sentenze. Il mio convivio inizia invece così. Sì, come dice lo filosofo, nel principio della prima filosofia, tutti gli uomini naturalmente desiderano di sapere. La scienza è ultima perfezione della nostra anima, nella quale sta la nostra ultima felicitade, tutti naturalmente al suo desiderio siamo subietti. Quindi quando le ombre riacquisiranno il corpo, dopo il giudizio universale, se si trovano all'inferno soffriranno di più, se si trovano in paradiso godranno di più. Nonostante ciò, questi dannati, anche se soffriranno di più, aspettano, desiderano comunque che arrivi il giudizio universale per essere perfetti, anche se perfetti non lo saranno mai. Quindi anima e corpo insieme. Non saranno mai perfetti in quanto la vera perfezione è l'unione di anima, corpo e Dio. E loro hanno perso definitivamente, non smarrito momentaneamente, la possibilità di unirsi a Dio. Noi aggirammo a tondo quella strada, parlando più assai ch'io non ridico, venimmo al punto dove si digrada, qui vi trovammo Pluto, il gran nemico. Noi aggirammo, camminammo seguendo la circonferenza, quella strada, parlando di altre cose che io non dico, scrivo di nuovo. Arrivammo al punto dove la strada si digrada, scende di grado e si restringe. Proprio qui trovammo Pluto, il grande nemico. Ricordo che il viaggio negli inferi è circolare, andando verso sinistra e contemporaneamente verso il basso, in una sorta di spirale che scendendo si stringe fino ad arrivare al punto che coincide col centro della Terra. Non perderò occasione di sottolineare eventuali deviazioni. Non è la prima volta che ascolto delle conversazioni, ma non te le riporto, per ricordarti 1-4, parlando cose che il tacere è bello, siccome era al parlar colà dov'era. I cerchi sono chiamati anche gradi, quindi scrivere di grada significa proprio che arriviamo al punto dove dal terzo cerchio grado si passa al quarto cerchio grado. Lì troviamo un altro demone, Pluto, il gran nemico. Ti ricordo che pochi versi fa ho scritto nimica podesta e qui gran nemico. Di Pluto ovviamente parlerò nel prossimo canto. Riguardo al gran nemico, che si contrappone alla poco fa citata nimica podesta, concludo che la Bibbia definisce la morte come l'ultimo nemico e qui cito soltanto la prima lettera ai Corinzi, 15, 54, 55, 56. Quando
poi questo corpo corruttibile si sarà vestito di incorruttibilità e questo corpo mortale di immortalità, si compirà la parola della scrittura. La morte è stata ingoiata per la vittoria. Dov'è, o morte, la tua vittoria? Dov'è, o morte, il tuo pungiglione? Il pungiglione della morte è il peccato e la forza del peccato è la legge.